Iscriviti al canale e clicca sulla campanellina se non vuoi perderti altri episodi. Ciao! Benvenuti a tutti, nella sessione di oggi andremo nel mondo di Runeway, editato in Italia da Mana Project Studio. Ma non sono qui per spiegarvi il gioco in sé, ma semplicemente per capire le regole che verranno utilizzate all'interno della giocata che andrete a vedere. Io sarò la bussola, una sorta di narratore, che ha il compito di dirigere la giocata, mentre i giocatori avranno completo potere narrativo, tranne nel momento in cui appariranno queste. Durante la giocata appariranno uno o più sigilli e saranno collegati principalmente a corpo, mente e anima. La risoluzione di questi sigilli però non avverrà con un semplice tiro di dado, ma verranno utilizzate le rune con il supporto anche del bot all'interno di Discord. Detto questo, non mi rimane altro che lasciarvi alla giocata. Quindi vi auguro una buona sessione e non dimenticate di lasciare un commento e di mettere un mi piace. Alla prossima avventura, Rune Drifter. Volando come un proiettile verso la tua direzione e si schianta, un'onda d'urto vi prende e anche oggi si prepara una nuova mattinata. Voi sarete nel vostro accampamento, come è di solito. Accanto a voi c'è la vostra cinghiolo. Siete a Garramor, uno dei territori più miti e tranquilli di tutta Weird. Dovete svolgere una delle attività tipiche dei Rune Drifter alla mattina, soprattutto quando sanno che sta per arrivare un'avventura, ed è quella della divinazione. Allora, dato che è primavera, Lizzie cambia capigliatura ogni stagione, non perché lo voglia lei, perché semplicemente è legata alla natura e di conseguenza quel muschio che ha addosso si atteggia tale. In questo caso, dato che è primavera, è un cerbiatto umanoide con questi capelli muschiosi e verdi e qualche chiazza di muschio anche in giro per il corpo. Ha questa enorme bisaccia sulle spalle e un'altra di lato da cui fuoriescono mappe, oggetti di ricerca tra cui una lente di ingrandimento, mole di libri, plichi di fogli, c'è veramente di tutto all'interno di quello zaino. Io sono appunto, immagino, seduta davanti in quanto ho questa enorme mappa e come insegnavano 300 anni prima le strade hollywoodiane, ho degli occhiali da sole che ho recuperato chissà dove. Prima di salire a bordo del trabicolo, un attimo di remore e di timore mi viene su nel cuore e quindi preferisco la mattina accertarmi che magari torniamo a dormire tutti insieme, come è sempre successo da anni a questa parte. E quindi io faccio la mia divinazione runica chiedendo che pericolo ci aspetta, guardando anche i miei compagni, nascondendo un po' questo senso di timore in attesa della risposta. Uno spirito azzurro fuoriesce dalla runa che tu hai estratto. Questa fiammella azzurrina comincia a girarti tutto intorno e questo spirito ti entra all'interno di una delle tue orecchie e ti fa avere la visione. Il contenuto di un'ampolla viene versato dentro una tazza. Che aspetto ha? È denso ed è stranamente rosa. Sembra quasi glitterato, denso come una cioccolata calda, per dire. Ok, di questo liquido rosa che viene versato all'interno di una tazza tramite una strana teiera con diversi beccucci, per l'appunto. Anche quella sembra biforcata, un po' come la strada che avevo visto sulla mappa. Dopo che Lizzie ha avuto la sua divinazione, è il momento di Sparks. Allora, Sparks è un po' difficile da inquadrare perché appunto essendo della razza dei celati è sostanzialmente invisibile e per di più lui, a differenza di molti suoi simili, non usa dei trucchi o delle maschere o comunque degli accessori voluminosi o appariscenti per essere notato o per far capire anche solo dove sono i suoi occhi. Quindi ha questo abbigliamento molto leggero, quindi si capisce anche che ha un fisico un po' snello perché non ha indumenti ingombranti o particolarmente larghi. La sua maglia è a tratti bruciacchiata, un po' annerita, qualche buco qua e là e porta sulla schiena un grosso zaino da cui si possono vedere spuntare micce, candelotti e tutta una serie di arnesi che riconducono alla sua passione per gli esplosivi. Come quasi tutte le mattine è interessato principalmente a una cosa sola:
ed è quello che chiederà alle rune, ovvero tempo troveranno sul loro cammino, perché in base all'umidità dovrà decidere quanta polvere da sparo usare. Quindi anche tu quando estrai la tua runa dal simbolo che si può anche vedere qua su schermo, questo spirito rosa fuoriesce dalla pietra, ti gironzola intorno e anche lui entra da quella che dovrebbe in teoria esserci la fessura del tuo orecchio. Il terreno è tutto bagnato. Quando fai un passo cosa succede? Allora, vedo un luogo immerso nella semi-oscurità e io sto avanzando abbastanza baldanzoso, curioso di esplorarlo, e poi si sente un ciaff e ho infilato il piede in questa pozza, quindi già sono scocciato perché non sono molto contento. Quando tiro su il piede però la mia frustrazione si mescola un po' di stupore, perché quello che ho pestato non sembra semplice acqua, però è un po' appunto viscoso, e quindi la visione si conclude con io che mi appoggio al muro per alzare la scarpa e vedere cosa c'è sotto la suola. E dopo che il nostro Sparks ha avuto la sua visione, la telecamera gira su un piccolo esserino rosello, tutto gommoso. Roibos è un gnomo, però ha una consistenza gelatinosa, un orsetto gommoso. È un misto di queste due razze a cui gli piace fare gli scherzi. La cosa è questa, non è che gli piace fare solo gli scherzi, ma stupire la gente in modo sia positivo che negativo. Capace a infilarsi dove non si dovrebbe. Mentre vede i suoi compagni, la loro divinazione, Roibos è come se lo ricordasse, fa oh, e mette la mano dentro la sua barba melmosa e tira fuori una runa e chiede, ovviamente sussurrando a questa runa, il souvenir troveremo. Uno spiritello rosello, più o meno come te, ti entra proprio nella bocca perché non sa bene dov'è il tuo orecchio. E hai questa visione di una tessera di ricarica. A chi appartiene? Immagine di questa carta di un grandissimo e noto cantante, uno dei migliori, Frittura Mercuris. La telecamera improvvisamente si sposta sull'ultimo personaggio, ma non per importanza. La telecamera si sposta ma rimane molto bassa, perché Atrabella è molto molto bassa, è molto piccolina. Atrabella è una silvana, per essere precisi è una silvana fungina. Sono piante con libero arbitrio. In questo caso appunto sono questo funghetto violaceo con la testa fatta a fungo, melmoso però, che cola leggermente, ma questa melma è abbastanza densa da rimanere ferma. Non si vedono gli occhi mai di Atrabella, si vede solo questa piccola bocca sempre sorridente. Ha questo vestitino sempre sui toni del viola e sul suo cappello, diciamo, c'è questo animaletto, potrebbe sembrare un uccellino nero con una lunga coda e gli occhi gialli molto brillanti. Via appunto quello con cui stava armeggiando, ovvero delle pietre, e tira fuori una runa concentrandosi molto su una domanda, perché è un po' spaventata. Che voci girano su questo luogo? Quando estrai la tua pietra, uno spirito verde fuoriesce d'impatto, passa sul tuo piccolo animaletto, gli gira intorno, dopodiché lo vedete sparire sotto il cappello di Atrabella e hai questa visione. Un grande container abbandonato torreggia sulla vegetazione. Cosa può contenere? È un grosso container rosso che stona quasi con l'ambiente, appunto nella vegetazione c'è questo rosso molto intenso. Le porte si aprono lentamente e nel buio del container si aprono solo due grossi occhi verde fluo. Si sente un leggero ringhio. Ok. Quando mi riprendo dalla visione sono anche un po' sconvolta. Sapete bene che la divinazione non è una cosa sempre certa. Accadono delle cose particolari, anche delle piccole modifiche, ma gli spiriti, se vi hanno dato certe visioni, è perché probabilmente hanno qualcosa per voi, hanno dei consigli, sono sempre degli ottimi consiglieri. Prendete armi e bagagli, smontate il vostro accampamento. Il vostro obiettivo è segnato sulla mappa, la rovina azzurra, e che attraverso il vostro cinghialo arriverete per scoprire qual è il sigillo che crea questa situazione di problema. I compiti del Rune Drifter è quello di viaggiare e sbloccare i sigilli che ci sono per tutta Weird in modo da completare il proprio viaggio e quindi poi incominciare una nuova via.
Dai, un'avventura ci aspetta, ragazzi. Dai, come che abbiamo detto di chiamarla? La rovina azzurra? Su, è messa in mappa, è qui vicino. Ci stiamo niente ad arrivare. Arrivo. Sto solo prendendo questi cavi, guarda qua. Dai, ti do una mano, così facciamo prima. Su. Ma lo sai che ti chiami come un tè che bevevo tempo fa? L'avevo trovato per caso. A mio zio era un tè. Tuo zio era un tè. Sì, era un tè gelatinoso, sapeva veramente di limone. Il problema è che poi si è sciolto. Però è un buon zio. Ah, che figo! Andiamo, dai. Trabella, ci sei? Arrivo. Spark! Le piaci i candelotti? Mi giro verso di lui con un candelotto in mano. Li stavo proprio infilando adesso nello zaino. Li tengo bene a portata, non si sa mai dovessero servire. Portami i ciccioli, dobbiamo spaventare la trabella. Frugo in mezzo allo zaino, apro delle tasche e poi tiro fuori questa manciata di mini ciccioli e dico: tieni, prendili un po' te, io devo guidare. Perfetto. E intanto me li infilo sotto la barba. Bene. Quindi io finisco di mettere la roba nello zaino e poi mi avvicino al camion e completamente con una naturalezza disarmante, come se il mio zaino non fosse praticamente una fabbrica di esplosivi trasportabile. La butto sul retro del furgone e poi mi metto al posto di guida. Io mi immagino un fuoristrada di quelli che hanno il dietro scoperto, diciamo anche da safari. Lizzy, dai, mi serve che mi guidi. Sì, sono qui. Io sono il clacson. Tutti a bordo, si parte! Sì, sto arrivando. Mi porgo fuori dal finestrino e urlo: stiamo partendo per un'enorme avventura! Con questa mappa che svolazza e fa un casino. Allora io vorrei mettere alla partenza proprio Badass Lose Yourself di Eminem. Io mi immagino che appunto noi siamo partiti da una zona agevolata per il mezzo, quindi una zona abbastanza pianeggiante senza troppi dislivelli eccetera. Stiamo andando a velocità molto sostenuta in mezzo a questa prateria. Si avvicinano verso di noi da un lato questo branco di strani animali che corrono a quattro zampe e sono innocui in realtà, non è la prima volta che li vediamo, sono dei piccoli erbivori che si muovono appunto in branco e sono praticamente delle sorte di rondelle di liquirizia che rotolano andando avanti e si srotolano e si riarrotolano per darsi la spinta e ci fanno tipo effetto Jurassic Park, si muovono in branchi, a un certo punto ci circondano e vanno avanti superandoci. Se quelli del gioco a questa descrizione non mettono questo mostro nel gioco completo, io mi arrabbio. Madonna, mi arrabbio anch'io. La melma sulla mia testa va a ritmo di musica perché la musica è alta. Bello! Quindi sono Sì. tipo, sai, i liquidi quando metti No, un liquido è il sulla cassa. fungo. Sì, è il liquido non newtoniano. Esatto, la mia testa è un liquido non newtoniano. Seguo la musica, sto infischiando la mappa, quindi non so se stiamo perdendo la strada. In questo momento vedete Roybos che sente la musica e prende l'accendino, ma tutti a ritmo di musica, quindi accende e poi tira, prende, accende, poi tira. Perdo la mappa, mi balzo gli occhiali di rivetto su. Oh! Ma che è la radio? Che cos'è? E mi giro. Ma non lo so io! E c'ho l'accendino in mano. Ma ti allungo un braccio. Ma... Io in realtà non mi sono accorta di niente perché mentre succedeva tutto questo io avevo tirato fuori la mia collezione di pietre e le stavo mettendo a posto perché io ho proprio una cartucciera piena di gemme e quelle nuove trovate, le pietre nuove trovate le sto mettendo al loro posto. Quindi non mi sono accorta di niente, proprio serafica io. Ok, dopo che tutti quanti avete affrontato questa fase, io voglio immaginarla con voi che state camminando in questa enorme pianura con gli arrotolatti che vi circondano, diretto verso quella montagna un po' distante, nella quale Lizzy ha segnato
con cura il percorso più veloce e più adatto. Passano alcuni momenti, voi avete la vostra radio, il vento che vi accarezza e arrivate di fronte a questa grotta, questa fessura tra quello che sono le montagne che vi circondano, che fanno anche da sfondo al luogo in cui vi trovate, e c'è appunto questa fessura dalla quale vi accorgete di tanti tubi che entrano dentro la fessura e fuoriescono a tutti gli effetti dal terreno. Oh, tubi di scarico! Di rovinati sono rovinati, saranno pur le rovine? Non lo so. Ah, lo so io cosa sono questi. Sono tubi. Chi l'avrebbe mai detto? Ah, lo so, È sveglio, sono un genio. Sì. Scendiamo, andiamo a dare un'occhiata? D'altronde siamo qui per questo. Sì, va bene. Secondo me urgerebbe fare un controllo di sicurezza. Con le bombe. Brava, come hai fatto a indovinare? Chi lo sa? Vabbè, io ho chiesto a Roy Boss il candelotto. Subito! E accendo un candelotto. Nulla, la lancio a casaccio. Fai scoppiare il tuo candelotto, per un attimo trema tutto e dall'interno della grotta fuoriescono dei gruppi di Dodorante che cominciano a disperdersi un po' ovunque per la pianura. Ne esce uno un po' bruciacchiato. Sì. Come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. Vado incontro a quello bruciacchiato e cerco di prenderlo. Allora, a primo sguardo non sembra il più intelligente di tutta la covata dei Dodoranti. Ha tipo lo sguardo un po' vuoto. Vedi che ha una piumetta sulla testa, dritta, è come se fosse ancora accesa. E poi tantissima furigine addosso. Io mi bagno pollice e l'indice con la mia melma e gli spengo la piumetta. Povero piccolo, ti sei fatto male? Apre, chiude uno dei suoi occhi, non in sincro. Spinge un attimo fuori dalla tua presa, fa alcuni passi, cade a terra come se tipo avesse perso vita per un attimo. Lui che si rialza tutto di botto e continua a marciare camminando via accanto. Io tiro fuori il libro di scienze naturali e vado nella sezione Dodoranti e inizio a leggere la loro descrizione. Tutto ciò dovete immaginare che a fianco a Lizzie, a Trabella arriva al ginocchio letteralmente. È a fianco che si stanno usando le mani perché i dodoranti sono profumati e quindi... Lizzie? Sì, Dimmi, odoro? Di che cosa odora? secondo me di fragola. Ok, allora scorro la sezione fragola. Sì, no, vabbè, ce la farà. Ce la farà, è solo quello più tonto della covata. Ma guarda, sta andando, penso, oddio, sono mamma e papà quelli. Che animali bellissimi. Dei polli che sanno di fragola. Gustoso. Come? Sono dodoranti. Le alette di Dodoranti sono buone anche. Quelle piccanti soprattutto. Hanno un Esatto. sapore esplosivo. La camera va sul Dodorante, fa tipo il meme della marmotta. Pam pam pam. Starnazza, sbatte le ali e si lancia nel vuoto. Si vede che quello è quello più sveglio. Bravo. Non lo so, il mio libro non dice questa cosa, anzi dice che sono rimasti pochi esemplari di quelli scemi. Chissà perché. Magari un giorno si conquisteranno anche loro uno spazio tra le razze pensanti. Se non si estinguono prima. Intanto sentite la fessura. Mi metto Una festa pallazzi. moderna. Mettersi a fare con la festa a ritmo. Questi bassi sono molto bassi. Sentite quasi la terra tremare sotto i vostri piedi. Prima di sentire la musica vedete la mia testa che comincia ad andare a ritmo, appunto per la melma sulla testa. Sì, il musico radar ci avverte che c'è della musica lì. E indico a Trabella. Sì, dovrebbe esserci. C'è una festa! E comincio a zampettare verso la musica. Grazie. Se siete arrivati fino a questo punto vuol dire che il video vi è piaciuto e per noi questo è importante. Ad oggi abbiamo ascoltato ognuno dei vostri feedback e pian piano siamo migliorati nel tempo e quindi non possiamo far altro che ringraziarvi. Vi ricordiamo che in questo canale abbiamo due tipi di contenuti: le sessioni editate, che probabilmente è una di quelle che stai guardando in questo momento, e poi le live, nella quale però non giochiamo più di ruolo, ma abbiamo deciso di farle in maniera differente in modo da mantenere sempre un contatto con voi e con coloro che credono nel nostro progetto. Detto questo, vi ricordo che se volete supportarci, per noi è importantissimo che voi lasciate un commento qua sotto, ma che soprattutto vi iscriviate al canale, perché sì, più del 50% delle persone che guardano i nostri video non sono ancora iscritti al nostro canale. Quindi
Vi lascio alla buona visione della sessione e ci vediamo alla prossima avventura. C'è questo ritmo che vi accompagna, il suono di un rave in sottofondo molto lontano, che proviene ovviamente dalla fenditura. Ti tiro fuori degli occhiali, sai quelli vecchio stampo 2014, swag, Ok. e te lo passo uno e io me le metto. Ma la cosa divertentissima è che a me non si vedono gli occhi, quindi io li appoggio sopra al mio cappello, appunto, alla mia testa. Allora, io direi che inizia a serpeggiare il fumo, ma un fumo ovviamente artificiale. E ci sono delle luci Esatto, coloratissime. stroposcopiche, dove anch'io cambio colore di melma. Ma la stroboscopica, diciamo, l'effetto strobo non è dato da una palla stroboscopica, ma da delle luci di lampade artificiali che colpiscono dei cristalli sul soffitto. Quindi a me m'avete persa. A terra, con uno stereo tenuto su tipo reppettoni anni 90, c'è una rana pescatrice che ha al posto della pesca sulla fronte c'ha la palla quella da discoteca, quindi tutte le luci dei cristalli si riflettono sulla palla e lui continua a muovere la testa facendo cambiare in continuazione tutte le luci e tutti i colori nella stanza. Quindi è abbastanza grosso, proprio anche imponente di stazza, e ai suoi piedi poco distanti c'è una ventina di girini che pogano davanti a questa rana pescatrice. Io prendo appunti perché alcuni di questi cristalli non sono segnati da nessuna parte all'interno del mio libro. Quindi questo libro è un vecchio testo universitario, quindi già è fittissimo di scritte, di scienze naturali. In aggiunta io una volta ogni tanto tiro fuori magari un foglietto, un post-it, scrivo, faccio dei disegni, queste robe qua, e le appiccico nelle sezioni giusto nel libro. Quindi ormai è diventato un ammasso di cose che possibilmente ci capisco solo io quello che c'è là dentro. E prendo nota di questi cristalli strani che emettono queste luci, alcuni perché ci battono, altri perché sono bioluminescenti di proprio. Mentre state guardando appunto questa scena incredibile, Atrabella, tu stai fissando piano piano tutte le pietre e c'è qualcosa che non ti quadra in questa scena. Cominci a toccare le gemme un attimo. Hanno delle forme particolari per essere delle pietre. Non sono come tutte le altre. Ma aspetta, quello assomiglia a Lizzie. Oh? Quell'altro è un altro umanoide. Anche quell'altra gemma non sei tu, ma capisci che è un altro fungoide. Cominci a sentire un po' freddo intorno a te. E la cassa emana un'aura azzurrina, quasi come del vapore, fuoriesce dalle casse e piano piano ai vostri piedi, soprattutto tu Roibos, che in pratica arriva a mezzo busto, c'è questo vapore e sembra che la temperatura si stia abbassando. Allora io appena me ne accorgo prendo in braccio Roibos. Ragazzi, qui è pericolosissimo. Se questa gelatina si congela e per sbaglio casca, è la fine, eh? Lo tengo per le ascelle come si fa con i cuccioli. Scusi, volto verso quella rana pescatrice enorme e mi avvicino con un ditino alzato. Salve! Buongiorno! Mi sente? Ci sono questi girini grandi quanto Roibos. Cominciano tipo a mettersi davanti a te. Ehi tu, nasino nero, Mi giro. Io? sei nel quartiere sbagliato. Un quartiere. No. Perché avete dei quartieri qua sotto? Ehi, tu, metti... No. Vedi Alzo che le mani. arriva un altro. Inizialmente sono intimorita, poi ho detto, boh, sarà tipo il gergo del luogo. E allora mi rimbocco le maniche fucsia e gli faccio, bro, io vorrei parlare con il capo di questa gang. Non mi sembri una tipa tosta, Non sono una tipa tosta, Sparks, dimmi qualcosa. Sono una tipa tosta. Sono piuttosto del quartiere lei, di qualsiasi quartiere. Visto? Voglio parlare con quello grosso. Ad un tratto, non capite come, ma sembra che la cassa si allontana da voi. Proprio la piattaforma comincia ad alzarsi, la musica comincia a diventare sempre più forte e ci sono tutti i girini che cominciano a ballare. Capite che quell'oggetto è il vostro obiettivo, è quello a cui voi aspiravate. Voglio distrarli in modo tale che Sparks abbia campo libero
libero per fare qualsiasi cosa e sto tirando fuori dalla bisaccia questa corda che è tipo i foulard dei festeggiatori, è lunghissima e sono là e faccio allora Sparks, facciamo come al solito, io li distraggo, non ci vuole niente, guarda le lucine tipo i gatti, sembrano un po' scemi a dire la verità e nel frattempo tiro fuori sta corda e tu fai quello che devi fare con tutta sta corda, ma non finisce mai. Vieni, più ce n'è meglio è. Tieni il lembo, nel frattempo continua a srotolarla. Io ho Roibos ancora lì e gli dico: Roibos, te sei importantissimo, sei il perno di questa operazione, sei pronto? Prendi la corda. Ok? Filasela nella barba, la devi tenere ben stretta, capito? Con l'altra corda che ho e tiro fuori un'altra corda. Ok, io praticamente prendo la corda e inizio a rotearla facendo roteare anche lui perché lui è appiccicoso e quindi lo lancio verso la piattaforma. Dato che sto letteralmente usando Roibos come ancora per prendere la piattaforma, noi due come legame abbiamo che ci consideriamo la miglior compagnia possibile quando si tratta di mettere a segno qualche bravata e quando c'è da fare qualcosa di non convenzionale ci spalleggiamo a vicenda. Questa mi sembra una roba non convenzionale. Oh, assolutamente, quindi un più uno. Ok, e poi ho anche l'unicità rompighiaccio che è adori conoscere nuovi weirdo e raccontare loro le tue disavventure, sei sempre entusiasta di iniziare una nuova conversazione anche a sproposito, soprattutto a sproposito. Quindi, mentre sto lanciando Roibos, gli urlo: ehi, pescione, vieni qua che ti racconto di quella volta che abbiamo fatto saltare in aria tutti gli amplificatori del quartiere. Ok, mi piace, va bene. Nel mentre mi lancia, canto I want to close my eyes. Che Mamma sfiga. mia. Sta veramente più sfigato del quartiere, Il problema imminente è che quando io lancio la corda e Roibos e la corda è diciamo Roibos è a metà strada e io sto gridando, lui praticamente per appunto aizzare ancora di più i suoi fan alza il volume e mentre alza il volume praticamente parte un'onda d'urto sonora che non gli fa arrivare le mie parole e respinge all'indietro Roibos facendolo tutto tremolare. Volevo fare una cosa per dare il vantaggio, tra virgolette, a Sparks, perché io dovevo distrarli. Utilizzo la mia lanterna UV e i miei vetrini da laboratorio per creare una riflessione di luce insieme ai cristalli, quindi io con la lanterna spingo la luce verso il vetrino da laboratorio, col vetrino da laboratorio riesco a dirigere il riflesso per riuscire a colpire la rana pescatrice, in modo tale che non vedeva i comandi e riusciva a distrarre tutti sti stronzi. Ok, quindi questo è un mente? Vuoi utilizzare quello di mente, suppongo? Sì, sì, perché voglio distrarlo, non è Ok. un qualcosa di fisico, Assolutamente. tantomeno spirituale. Quindi che talenti utilizzi? Legami? Allora, il legame che utilizzo è quello con Sparks, perché appunto ogni volta che noi ci troviamo in difficoltà ci aiutiamo, quindi i piani che facciamo sono solitamente pensati per due menti. Ok. 2 menti e mezzo Roibos. E quindi utilizzo solo lo strumento magico, i vetrini da laboratorio. Ok, perfetto. Praticamente che succede? Questo vetrino riesco a farlo scontrare con uno di questi cristalli bioluminescenti che avevo notato in precedenza e scopro pure che la diramazione della luce è un prisma, quindi da questo filo unico bianco si crea questa moltitudine di colori dell'arcobaleno che riesce a prenderla e a farla diventare come una discoteca, quindi ci sono tutti questi fasci di luce di centinaia di migliaia di colori diversi che vanno a colpire la zona dove ballano tutti questi girini e iniziano a droppare ancora più forte, stanno droppando durissimo loro. Io vorrei riconoscere uno di quei brutti ceffi. Lo riconosco e lui, essendo che è molto molto grosso, mi aveva qualche mese fa, un tempo molto strano perché io me lo ricordi, mi aveva presa in giro dicendomi spostati piccoletta, non me la lego al dito. Di più. Quindi si attiva la mia unicità che è ovviamente non me la lego al dito. Mi prende questa rabbia e vorrei riuscire a capire che cosa è quello stereo. Quindi vorrei fare il tiro su anima. Ok, perfetto.
Lo voglio capire perché glielo voglio rompere, così impara. Perché lui ha rotto le scatole a me e io gli rompo lo stereo. E per riuscire a capire, ti contestualizzo che uso Angustus. Quindi chiedo ad Angustus di andare a vedere che cos'ha quello stereo. E oltretutto lui può comunicare con me, perché in tutto ciò voi non l'avete mai sentito, ma Augustus parla e ha una voce urlante e gracchiante. Quale vuoi Anima utilizzare? ne ho fatte 2. Voglio Sparks con 7 ne ha fatta 0. Sì, infatti, mannaggia. Voglio utilizzare Dagat. Ok, cliccaci su. Nuovo inizio, crescita. Cosa mi dice Angustus? Assorbi anime, questo robo assorbe le anime. Allora, capisce che è uno strumento, è del passato, ed è uno strumento magico. Ti fa notare il tuo uccello che questo oggetto assorbe tutte le anime che viaggiano per tutta Weird e le trasforma in musica. Una sorta di magia del ghiaccio e comincia a congelare tutto quello che è intorno. Per questo tutte le persone accanto a te non sono dei cristalli normali, ma sono altri Weirdo che sono stati trasformati in ghiaccio. Non si vedono i miei occhi, ma guardo molto male l'energumeno. Se dobbiamo giocare, giochiamo bene. E allora, io mi preparo, prendo dalla barba un vestito anni 80 Allora balliamo. e quello che faccio è cercare di creare questa coreografia col tizio gigante e anche i girini. Allora, unicità, agente del caos, hai un'unica regola: mai seguire le regole. Adori buttarti nell'ignoto e cercare di seguire il flusso della situazione. E cavo rosso o cavo blu? Riconosci la maggior parte delle trappole weirdo e sei in grado di disinnescarle. Comprendere il funzionamento, la tua sapienza ti porta a non dichiarare sempre quando sta per scattare una trappola. Vedete Roibos che inizia a ballare con il tizio grosso e poi passa anche dai girini e i girini iniziano a ballare insieme a me, dove c'è questo stacchetto alla High School Musical dove io sono davanti a loro e loro seguono i miei passi, si divertono un casino e come ultimo colpo inizio a ruotare così tanto l'energumero mi prende, peccato che ci mette troppa forza e mi lancia contro l'apparecchio e io ci finisco dentro come un proiettile. Ok, e quindi stacchi la spina all'interno poi. Esatto, sì. Staccando la spina allo strumento, improvvisamente tutto comincia a tremare. La musica si ferma. Che cosa hai combinato? Mette la mano dentro lo strumento. Tu che sei dentro vedi la sua mano che sta cercando di acchiapparti. Mi lascio un candelletto. Ok, lui lo prende, il candelotto esplode, la cassa cade a terra. Roibos, tu riesci un attimo a fuoriuscire dalla cassa, ma tutto diventa molto più serio. Dal fumo dell'esplosione fuoriescono delle piccole anime che cominciano a girovagare tutto intorno. La piattaforma si sgretola, improvvisamente fuoriesce a quasi volo d'angelo l'enorme pesce e ha degli occhiali da sole, dei baffetti questa volta. Ed è il personaggio che tu avevi visto nelle rune, Roibos, che ti avevano fatto vedere gli antichi. Frittura Mercuris. Sta volando come un proiettile verso la tua direzione e si schianta, un'onda d'urto vi prende, come se fosse una mistura di cristalli e anime che vola ovunque. E quando riaprite gli occhi, tutto intorno a voi è un'enorme piattaforma bianca. Vedete tantissime anime che stanno girovagando, un'enorme cassa al centro, ma molto più grande questa volta. E Atrabella, tu la riconosci, non è più un container come quello che avevi visto, ma è l'enorme cassa e il pesce è diventato più grande. E Frittura Mercury è grande quanto la cassa, quindi questo enorme essere di 4 metri. Non avrete mai la mia cassa! Sono emozionato che lui sia lì, il mio cantante preferito, Frittura. E quindi tiro fuori un suo CD dalla barba e con una penna Prima di iniziare, mi può fare un autografo? Sono un grande fan! Ok. Qual era che tu devi fare? Veramente, purtroppo. Tiro fuori il disco e ovviamente la penna. Lui sta per farmi la firma. Il problema, il disco è di Michael Jacksono. Quindi si arrabbia perché è il suo rivale. E allora noi siamo su questa piattaforma bianca con questo mostro che sta inseguendo Roibos. Mi guardo in giro e finalmente lì capisco il senso della visione di quella mattina, perché sopra le nostre teste c'è questa pietra, perché effettivamente è una pietra, è l'escrescenza di una montagna che crea un beccuccio di pietra bianca
quindi che sembra proprio della ceramica, quando invece magari è solo calce, Dio sa solo cosa. Questo beccuccio cola giù questo liquido denso, rosa, che ha un odore di fragola, ma estremamente forte, nauseabondo, chimico. E allora immediatamente dal mio libro di scienze naturali, nel frattempo che schivo un Roibos che passa, una bestia gigante bianca, vado a leggere che quello che abbiamo davanti non è altro che un marshmallow gigante. E tutti sanno che i marshmallow stanno benissimo all'interno della cioccolata calda, anche se questa sa di fragola. Quindi quello che faccio ora, con i metri e metri di corda, do un lembo a Sparks, reggila e basta! E corro dall'altra parte in modo tale da mettermi in mezzo tra Roibos e Sparks. Quando passa Roibos io alzo la corda così che lui che passi sotto. Appena passa la riabbasso così che il tizio inciampi e cada proprio sulla pozza di fragola calda. Quindi utilizzo il toguarda, un libro di scienze naturali e i metri e metri di corda. Ok, praticamente con questo Mastodonticus spiritus lo chiameremo, perché è così che lo chiama il mio libro, ho deciso. Cade, ruzzola a terra, riesce a rotolare e rotolando all'interno della pozza fa un semidisegno sul disco di Roibos. Quindi Roibos ha ottenuto finalmente il suo disco sbagliato e autografato da Frittura Mercury, più uno schizzo, ma noi diremo che è stata una firma fatta di proposito. Però amicizia e condivisione io non ho idea di come... Ci sta, hai fatto l'hai ruolata giusta. Ricorda, non c'è giusto o sbagliato nel gioco di ruolo, ma c'è solo ruolare. Mamma Sparks. mia, questa Madonna, io la metterei come ciao, palla del ciao. giorno. Se la metti nel video e ti calano delle visualizzazioni di metà. Vorrei distrarlo in qualche modo, quindi io chiederei in prestito la magia agli spiriti antichi. Il pavimento è fatto di pietra, ma la pietra che cos'è se non un grande enorme sasso? Appoggio le mie piccole manine sul pavimento, chiedo in prestito la magia agli spiriti antichi usando anche delle mie gemme. Quindi uso il sasso nella manica e la mia cartucciera con le piccole gemme. Me la sono legata al dito, quindi siamo sempre lì, ce l'ho sempre con lui. E gli spiriti non mi ascoltano, perché il motivo per cui lo sto facendo per gli spiriti antichi è superficiale, cioè tu non lo stai facendo perché hai bisogno veramente, ma perché sei arrabbiata. Non è il motivo giusto, quindi non si crea questo muro. Provo io a distrarlo, a fargli perdere la concentrazione. Allora quello che voglio fare io, una volta che è caduto, lascio la corda e mi metto a frugare nel mio zaino finché non tiro fuori un po' di micce di petardi, quindi nulla di estremamente in realtà esplosivo, c'è più rumore che altro perché comunque siamo in una grotta, ci può cascare tutto addosso. Inizio a lanciarli verso il soffitto sopra di lui in modo che le esplosioni lo confondano e lo stordiscano un po', ecco. Quindi io ho usato una roba dal mio zaino, Mente. corpo, sono veramente uno sfigato. E l'inganno sta nel fatto che lui, essendo diventato una roba un po' informe, è difficile capire bene da che parte si è rigirato. In realtà lui cadendo si è rigirato e quindi la faccia è rivolta verso il pavimento. Vedendo che ho un autografo nel disco sbagliato, sono lo stesso felice. Me lo metto di nuovo dentro la barba. Ok, perfetto. È l'ora di abbatterti però. Quello che faccio è prendo la forma di una fionda. Butta tutto qua, butta tutte le tue micce qua dentro. Sono pronto a sparargli tutte gli esplosivi di Sparks. Sì, Ok. io a quel punto prendo bombe e butto dentro. Ha voglia, ok, Sì. perfetto. E quello che faccio è dare così tanta forza che mi slancio pure io e vado con le bombe. Ok, mi sembra un buon tiro in mente. Esatto, agente del caos e le gambe di Sparks. Potenza e controllo. Quando vengo sparato con tutti gli esplosivi, utilizzo la mia melma per spargere esplosivi in modo preciso, per cercare di immobilizzarlo con le macerie. Perché non li faccio esplodere addosso, ma li faccio esplodere dalle macerie per immobilizzarlo. 2 anima rimangono? Mhm. Ok, allora farò quello che volevo fare ora, però lo faccio male, così gli faccio un male emotivo. Dato che al signorino piace così tanto la musica, ma la ama da impazzire, tanto che non vuole che gli si tocca quello stereo, allora Lizzy sa fare benissimo una cosa, sa cantare male. E allora inizio a intonare
e la canterò perché io so cantare male. Allora, inizierò a battere il tempo con il piede, guardo i miei compagni e faccio hit the road, Jack. I don't come back no more, no more, no more, no more. E continuo così, girandogli intorno e la faccio malissima. Il tempo sbagliato, le mani e i piedi che fanno due cose che non hanno senso. E io tutte queste cose le ho lette nel mio libro, perché ho una sezione dedicata solo a lui. Posso io le do una mano perché ho un bel rapporto con Lizzy. Io comincio Io mi a incalzo. battere le mani ma male. Cioè non vado a ritmo. Se faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Che fastidio anche nella realtà. Sì. Per fare ciò ti utilizzi il ruolo di svela segreti, avventurarti tra le pagine dei libri più noti e noiosi per la ricerca di qualche illuminante scoperta. Questa è la mia illuminante scoperta, scoprire che gli piace la musica e quindi rovinarla. Poi l'unicità, l'idealismo cronico, ovvero che nutro grandi sogni e speranze, riesco sempre a vedere gli eventi in un quadro molto più ampio, e per questo che canto male, e agisco seguendo sempre il mio intramontabile ottimismo, impegnandoti per perseguire i tuoi obiettivi. C'è. Iwaz. Io utilizzo la cooperazione perché in questo momento noi abbiamo creato effettivamente questo canto coreografato che Glee spostati, questo alle nazionali, altro che il quartiere. Siamo là scordinati, che non sappiamo cantare, che armonizziamo da schifo e stiamo accerchiando la bestia. Nel frattempo noi ci siamo passati questa corda e quindi ora lo stiamo insalamando. Molto bene. Mettiamo nel sigillo. Sì. Mentre stiamo tutti aiutando Lizzy e continuo a fare dei suoni, cioè scomposti e non ritmici con i piedi a questo punto perché lo stiamo legando, provo in questo momento a chiedere l'aiuto degli spiriti antichi, dimostrando però che lo sto facendo con una cosa che agli anime piace tantissimo, il potere dell'amicizia, e chiedo aiuto a Angustus per mettermi in contatto con gli spiriti antichi. Se posso uso il legame con Lizzy perché lo sto facendo per l'amicizia che mi lega a lei, quindi legame, il famiglio e il sasso nella manica. Attenzione. Famiglia e possesso, perfetto. Mentre gli giriamo attorno, mi fermo un attimo davanti a lui, nonostante non mi si vedono gli occhi, appunto. Questa cosa degli spiriti antichi mi avvolgono di un'aura abbastanza misteriosa e spaventosa. Ora, i miei amici lo sanno che è solo l'aura da strega arcanista, ma questo non è mio amico. E quindi gli spiriti mi rendono ancora più spaventosa. La mia voce arriva spaventosa, arriva poco musicale, diversa dalla mia, che di solito è così. Gli arriva questa voce grossa alle orecchie. Occhio a chi chiami piccoletta e stai lontano dalla mia famiglia. Lui si spaventa, si rotola allontanandosi sempre di più da Atrabella. A ogni passo di Atrabella lui va indietro. Quando finisce ad arrivare contro la parete, le anime cominciano tutte a girargli intorno. Ora ci sono le anime che cercano di prenderlo e piano piano sta diventando quasi come una melma il suo corpo, non è più fisicamente così e sembra che le anime gli stiano piano piano strappando quello che è il suo enorme corpo. Ma perché questo? Perché in realtà lui aveva rubato le anime per creare questo enorme potere. Dopodiché, dopo un po' di tempo che rotole, tutte le anime se ne vanno via con quello che è di loro proprietà. Rimane questo pescione con gli occhiali da sole, il baffetto. È impauritissimo, si accorge di essere vicino alla cassa, guarda la cassa, parte un basso potentissimo, il vostro nemico schizza via nella stratosfera. Improvvisamente le anime roteano velocissime, sentite dei festeggiamenti, dei ringraziamenti e tornate a essere dentro la grotta. E la cassa, che prima era di una grandezza quasi ciclopica, ora è tornata a essere una normale cassa, però ovviamente è un oggetto del passato ed è un qualcosa di particolare che sicuramente i Rune Drifter utilizzeranno nel loro viaggio. Siamo durante la notte e siete là che state mettendo a ricaricare i vostri oggetti magici in una stazione energetica. Vedete Roibos che è triste un pochino. Mi siedo accanto a te, ti metto tipo un braccio dietro le spalle e faccio: che succede? Il mio idolo si è rivelato un cattivo e non ho neanche niente di lui. Non è vero che ha firmato il disco? Sì, ma questo non vale tantissimo. Volevo rivenderlo.
Volevo farci i soldi. Ah, ma avremo modo di fare soldi, però tu consideri che in questo momento sei più ricco di un'avventura. Era cattivo, che amava così tanto la musica, questo oggetto, che è diventato iperprotettivo nei suoi confronti. Poi qualcosa di suo ce l'hai, che è proprio lo stereo. Beh, è vero. Secondo me, se andiamo a cercare ben bene all'interno dello stereo, troveremo anche qualcosa di suo. Dici? Secondo me sì. O che ne so, magari c'è un messaggio nascosto in mezzo ai circuiti. E noi dovremmo soltanto cercarlo. Messaggio nascosto. Messaggio nascosto Allora- vuol dire nuova avventura. Assolutamente! Visto? Andiamo a cercarlo, dai. Sì, subito! Sparks? Io sono lì che armeggio perché in realtà sto cercando di capire se possiamo usare questa cassa per fare ancora più casino mentre guidiamo. Quindi arrivi, io sto armeggiando e trasalgo e mi affaccio dal retro il pick-up. Sì? Dimmi. Io mi arrampico sul cassone del pick-up, appunto, per arrivare a più o meno faccia a faccia. So che la mia aura è un po' strana e a volte può mettere un po' a disagio, ma avrei fatto questo per te che magari può aiutarti con gli esplosivi, sai? E ti passo una sorta di collana con in fondo sono 2 pietre nere che sbattendole tra di loro fanno una scintilla. Oh, molto interessante. Questo ci aiuterà molto, secondo me. Sì. Potremmo anche usare una corda per creare delle micce super lunghissime e utilizzando questa potremmo far esplodere tutto a distanza. Sarà un'esplosione clamorosa. Sarà bella. Prego. Senti, a tal proposito, volevo chiederti una cosa, ma la melma che te produci sul tuo cappello per caso è infiammabile? Oh, è tipo tocco la melma, che in realtà vedi che quando la tocco è dura. No, non credo. Ah. Se vuoi, ne stacco un pezzettino che diventa un po' più liquido. Tieni, se vuoi provarci. La prendo e ci passo un dito dentro e la abbast- assaggio. So di violetta. Allora, vedi proprio che spalanco gli occhi, mi levo lentamente il dito di bocca. Aspetta. Come fanno a vedere che tu spalanchi gli occhi? Esatto, io li spalanco, ma te non lo sai, e mi levo lentamente il dito di bocca e anche questo non lo puoi vedere, almeno che il dito, sì, sarà rimasto un po' macchiato, quindi vedi questa macchia viola che si allontana da indicativamente la zona della mia faccia e dico non farlo mai più assaggiare a nessuno, Frabella, mai più. Figo? No, è buonissimo e qualcuno potrebbe volerti mangiare per questo. Oh no. Rimarrà il nostro piccolo segreto. Va bene, grazie. Non vorrei che mi mangiassero. Nessuno mangia i membri della mia famiglia. Grazie. E mi siedo sul cassone con i piedini che dondolano fuori dal cassone e sto lì con Sparks a guardarlo lavorare, presumo mentre ascoltiamo della musica. E andiamo da te con i tuoi piedini che sballonzolano. Andiamo proprio alla telecamera come se si spostasse piano piano sul cielo. Dal cielo stellato si riabbassa e in un luogo non troppo definito c'è quella che sembra una ferrovia abbandonata. Sembra vuota, poi improvvisamente si accende una piccola lucina al centro che va prima a intermittenza, dopodiché diventa una sfera di energia, diventa sempre più grande e binari a terra logori si staccano dal terreno, piano piano vengono trascinati quasi come una sorta di forza magnetica all'interno di questa sfera e poi tutto si illumina. Ma questa sarà un'altra avventura dei nostri Rune Drifter.